La seconda delle 6 missioni del Recovery Plan è dedicata a rivoluzione verde e transizione ecologica. Questa missione a sua volta è suddivisa in 4 componenti, la seconda delle quali è energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile. A questa componente sono dedicati circa 18 miliardi di euro, di cui 2 miliardi specificamente vengono allocati per l'idrogeno, una soluzione energetica molto presente nel Recovery Plan e in altri documenti governativi di cui parliamo oggi con Nicola Armaroli, direttore di ricerca dell'Istituto ISOF del CNR di Bologna. Buongiorno professor Armaroli e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, innanzitutto le chiederei di partire dalle basi, cioè che cos'è l'idrogeno, inteso naturalmente come soluzione energetica, che caratteristiche ha, come si produce, quali e quanti tipologie di idrogeno si possono produrre e che impatto hanno sull'ambiente. Sì, l'idrogeno di cui si parla quando si parla di energia è l'idrogeno molecolare, cioè la molecola H2. Questo è importante dirlo subito perché l'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo, però nella sua forma molecolare, almeno in questo angolo di universo che si chiama Terra, praticamente non esiste. Dell'idrogeno c'è ovunque, ce n'è attaccata agli idrocarburi, nel nostro corpo, nella nostra materia organica c'è tantissimo idrogeno, ma l'idrogeno è molto socievole, tende ad attaccarsi ad altri atomi, al carbonio, all'ossigeno, all'azoto e così via. Quindi l'idrogeno molecolare è quello che ci serve. L'idrogeno molecolare, che non c'è, come ho detto prima, deve essere fatto. Quindi l'idrogeno non è una fonte di energia, ma è un cosiddetto vettore energetico, cioè qualcosa che io posso fare per immagazzinare l'energia e trasformarla da una forma all'altra. Per esempio, se ho degli eccessi di energia rinnovabile, posso pensare di produrre l'idrogeno scendendo l'acqua, quindi utilizzo acqua, H2O, e da lì estraggo l'idrogeno e l'ossigeno lo posso rilasciare in atmosfera o lo posso utilizzare perché è una molecola comunque preziosa chimicamente e l'idrogeno lo utilizzo. Il problema è che oggi l'idrogeno non lo facciamo così. L'idrogeno purtroppo lo estraiamo tipicamente da un'altra molecola, che è il CH4, cioè il metano. Quindi si estrae l'idrogeno e si produce CO2. Questo CO2 viene rilasciato in atmosfera e più del 95% dell'idrogeno prodotto attualmente viene prodotto in questo modo, principalmente dal metano, ma anche talvolta dal petrolio o dal carbone con l'utilizzo del vapor d'acqua e dei catalizzatori e così via. Quindi processi di questo tipo che hanno un enorme impatto sull'ambiente. Ad esempio la produzione di ammoniaca, che è una molecola fondamentale per produrre fertilizzanti, quindi per farci mangiare tutti quanti, richiede la produzione di idrogeno a monte, idrogeno che viene mescolato all'azoto dell'aria e quindi lì si fa l'ammoniaca. Anche in questo caso la produzione di azoto, scusate, di idrogeno per questa produzione di azotati è ottenuta dagli idrocarburi. Quindi questa non è la strada, perché noi abbiamo il grande problema che produciamo troppa CO2 e quindi stiamo mandando a pallino la termoregolazione del pianeta. Quindi bisogna cambiare strada. L'idrogeno di cui ho parlato finora, quello da metano, viene tipicamente chiamato idrogeno grigio. Poi ci sono altri colori, quello da carbone viene chiamato idrogeno marrone, ma talvolta è grigio anche quello, ma insomma quindi colori brutti che richiamano diciamo non la primavera, come invece l'idrogeno verde, il cosiddetto verde, cioè prodotto da fonti rinnovabili, in particolare da elettricità rinnovabile perché si utilizza per produrre idrogeno degli elettrolizzatori, cioè delle macchine che prendono l'energia elettrica prodotta da fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico e producono idrogeno dall'acqua, quindi producendolo dall'acqua, insisto, non c'è carbonio di mezzo e quindi non c'è produzione di gas climalteranti. Quindi questa è la direzione verso cui andare. Poi c'è anche l'idrogeno rosa, che è quello da nucleare, che anche quello prodotto tecnicamente in questo stesso modo, l'unica differenza è che l'elettricità viene da centrali nucleari. Poi c'è questa questione ibrida, che è quella un po' che campeggia l'invitato di Pietro alla discussione sull'idrogeno, che è l'idrogeno cosiddetto blu. Cosa vuol dire blu? Vuol dire continuare a utilizzare il metano, quindi non acqua ma metano, e la CO2 che si ottiene, stoccarla nel sottosuolo o utilizzarla. Questa è la prospettiva che le grandi aziende energetiche europee, mondiali, propongono,
dicendo che si può fare. In realtà noi siamo indietrissimo con lo stoccaggio della CO2 e tutti i progetti di stoccaggio di CO2 di grandi dimensioni nel mondo sono andati incontro nelle ultime settimane, uno in Texas, uno in Australia, a grandissimi fallimenti. Quindi la prospettiva dell'idrogeno blu non c'è al momento e non ci sarà per lunghissimo tempo e forse non ci sarà mai. Quindi l'unica strada è l'idrogeno verde da fonti rinnovabili. Abbiamo visto questa interessantissima tassonomia, dell'idrogeno molto colorata. Le chiederei adesso, per quali impieghi è pensato l'idrogeno, e per quali impieghi, previsti anche magari negli ultimi documenti come il Recovery Plan, è pensato l'idrogeno. L'idrogeno ha tre potenziali impieghi. Il primo, il più banale di tutti, e che io scarterei a priori, che è quello della combustione, cioè noi possiamo bruciare l'idrogeno esattamente come facciamo col metano. Ora, siccome il metano ce lo troviamo già bello e pronto nel sottosuolo, mentre l'idrogeno ce lo dobbiamo fare, utilizzare idrogeno prodotto con tutta questa fatica, con queste varie tecnologie, con dei processi di inefficienza intrinseci, di cui dopo possiamo parlare, anzi è importantissimo parlarne, per poi bruciare è una follia. Perché la cosa che noi dobbiamo fare, questo è in cima ai piani, ai Green Deal dell'Unione Europea, è quello di smettere di bruciare il più possibile. Cioè noi dobbiamo uscire dalla logica delle combustioni, perché i motori a combustione sono i più inefficienti di tutti. Non stanchiamoci mai di ricordare che, per fare l'esempio classico dell'automobile, un'automobile 100 unità di energia entrano nel serbatoio, 80 mediamente vengono sprecate in calore, perché abbiamo un motore inefficiente, mentre con l'elettrico la situazione è ribaltata e 100 unità di energia in una batteria danno 80 unità di energia alle ruote, solo 20 vengono sprecate complessivamente nel ciclo. Questa quindi è un'opzione combustione, ma io insisto, non la voglio neanche sentir parlare possibilmente. L'altra invece è quella di fare elettricità, quindi in qualche modo immagazzinare elettricità, cioè noi produciamo elettricità da fonti rinnovabili, produciamo idrogeno e l'idrogeno lo andiamo a mettere ad esempio in una cella a combustibile. Le celle a combustibile sono quei dispositivi che stanno nelle automobili a idrogeno, che sono pochissimo diffuse, e dopo ne possiamo parlare anche di questo, che convertono idrogeno in elettricità, cioè scindono l'idrogeno nel protone, nello ione H+, e nell'elettrone. L'elettrone circola esternamente in un circuito esterno e va ad alimentare il dispositivo che serve, che sia l'automobile, il telefono, quello che ci serve. Il protone invece va a combinarsi con l'ossigeno e genera acqua. Quindi sono macchine molto sofisticate, anche abbastanza grandi. Se uno apre il cofano di un motore di un'auto idrogeno si rende conto che una fuel cell è piuttosto grande, però appunto è il modo più intelligente, perché le fuel cell comunque, queste celle a combustibile, hanno una buona efficienza. Quindi questa è la seconda opzione, quella sicuramente desiderabile. Poi c'è la terza, che sarebbe molto importante, anzi importantissima in prospettiva, che è quello di utilizzare l'idrogeno nell'industria pesante, ad esempio nell'industria del carbone, nelle acciaierie, nelle acciaierie che utilizzano attualmente carbone per scindere in qualche modo il ferro dall'ossigeno nei minerali che entrano dentro l'acciaieria. No? Bisogna fare la riduzione del ferro, chimicamente si dice così. Adesso utilizziamo carbone per ridurre gli ossidi di ferro, perché ci serve il ferro metallico, e un domani potremo utilizzare invece idrogeno, che fa esattamente da un punto di vista chimico la stessa cosa, ma l'idrogeno, potendolo produrre per via rinnovabile, per via che non tramite la quale non emettiamo CO2, sarebbe un modo molto più pulito. Quindi il terzo importante utilizzo dell'idrogeno è quello dell'utilizzo massiccio nell'industria pesante per decarbonizzarla. Naturalmente il presupposto è che l'idrogeno lo produciamo sempre per via verde e non marrone o grigia, perché altrimenti siamo da capo. Quindi 3 utilizzi principali. Mi piacerebbe soffermarmi un attimo, sull'utilizzo nel campo dei trasporti, visto che appunto ha parlato dei motori, a celle a combustibili. In che ambito dei trasporti pensa, il motore a idrogeno o comunque l'idrogeno come, carburante potrebbe essere, pensato secondo lei? Allora, sicuramente non per il trasporto leggero. Quando parlo di trasporto leggero intendo automobili, moto e biciclette, perché in quel settore c'è già un concorrente formidabile che è la mobilità elettrica. Non è assolutamente pensabile che l'idrogeno possa competere dalle auto in giù, verso diciamo il monopattino,
che possa competere con l'elettrico. Le ragioni sono molteplici. La prima, e questo penso che la possono capire tutti, è che l'elettricità ha già una rete di distribuzione presente ovunque. Non c'è nulla di più ubiquitario della rete elettrica. Voi una presa elettrica la trovate anche di fianco al vostro letto, no? Quindi arriva veramente ovunque. E quindi noi possiamo caricare un'automobile, io sono un automobilista elettrico, in garage, che è quello che io faccio regolarmente. E la rete di distribuzione dell'idrogeno non c'è, non esiste, e probabilmente non esisterà mai, dopo possiamo spiegare perché. Un altro motivo è l'efficienza. Se io prendo 100 unità di elettricità rinnovabile, partiamo dall'elettricità rinnovabile, e devo far funzionare un'auto elettrica, nei vari passaggi io ho un po' di perdite, però di 100 unità di energia elettrica prodotta dal pannello fotovoltaico, mettiamo sopra il garage, ok? Alla fine 77 di queste unità di energia arrivano a muovermi le ruote di un'auto elettrica. Se faccio la stessa operazione con un'auto a idrogeno, quindi supponiamo di avere pannello fotovoltaico, elettrolizzatore che me lo produce, dopodiché l'idrogeno va nell'auto, deve essere compresso a 700 atmosfere, va nella cella combustibile e finalmente produce elettricità che va a muovere le ruote, in quel caso dalle 100 unità iniziali me ne arrivano 30, cioè meno della metà di quelle della batteria. Quindi è assolutamente impensabile ed è assolutamente anche irrazionale pensare di utilizzare l'idrogeno per muovere la mobilità leggera. Le ragioni di questa efficienza bassissima dell'idrogeno è che io ho due conversioni, quindi elettricità rinnovabile che trasforma idrogeno scendendo l'acqua, e poi di nuovo l'acqua viene scissa nella cella combustibile per fare l'idrogeno. In più, e questo non va mai dimenticato, perché io abbia un volume accettabile di idrogeno e quindi abbia un serbatoio nell'auto che mi permetta di avere un'auto normale, non un'auto con dietro un bilico con l'idrogeno, quindi un serbatoio di qualche litro, io devo comprimerla a 700 atmosfere e anche questo ha un enorme costo, un elevato costo energetico. Quindi complessivamente le inefficienze sono molteplici. Quindi da questo punto di vista non c'è gara. Non c'è gara neanche sul fatto che io un'auto elettrica, soffermiamoci all'auto, io in una notte la posso caricare in garage, ok? Quindi anche questo non è un problema. Quando la gente mi chiede quanto ci metti a caricare la macchina, io dico ma 10 secondi, il tempo di attaccare la presa, poi alla sera salgo in casa, faccio le mie cose in casa, mangio, guardo la TV, dormo, eccetera, intanto la macchina si carica. Mentre io non potrei mai a fare la stessa cosa se avessi un camion, perché io con la presa elettrica di casa certamente un camion in una notte non lo carico. Quindi quando passiamo al trasporto pesante la situazione cambia radicalmente. L'idrogeno può essere una prospettiva. Trasporto pesante intendo camion, autobus, navi, un altro settore importante, perché appunto posso pensare di produrlo in grandi centri di produzione localizzati, porti, grandi parcheggi di autobus, in modo tale da produrlo lì con fonte rinnovabile, per esempio con pannelli fotovoltaici, e distribuirlo lì senza bisogno di rete di distribuzione. E la cosa, diciamo, importante in questo aspetto è questa, che gli autobus, i camion e le navi fanno percorsi definiti tipicamente, mentre io con l'auto onestamente non so dove andrò fra qualche giorno, probabilmente da nessuna parte perché sono in zona rossa da domani. Comunque, questa è la differenza, no? La mobilità individuale è diversa dalla mobilità pubblica o dal camion che ha una logistica, eccetera. Quindi facendo grandi centri di produzione, evitando quindi la rete di distribuzione per far arrivare l'idrogeno in casa di tutti, che è costosissima, posso pensare di utilizzarlo. Quindi le prospettive che io vedo sul trasporto pesante a lungo termine, non domattina, possono essere interessanti, fermo restando che per produrre idrogeno in quantità significativa dovremmo avere un enorme surplus di elettricità rinnovabile che al momento non abbiamo. Quindi se vogliamo arrivare all'idrogeno con un ruolo nel trasporto pesante, dobbiamo incrementare enormemente la produzione di elettricità rinnovabile, in particolare la tecnologia a più basso costo e facilmente installabile, che è il fotovoltaico, che si presta perfettamente per l'idrogeno perché nei picchi
giornalieri di quando splende il sole, io produco l'idrogeno e poi lo tengo lì nel grande centro di produzione, magari alla sera quando tornano gli autobus li riempio. Ecco, questo è diciamo una prospettiva interessante. Anche quella dell'industria pesante sarebbe molto importante, ma di nuovo serve grande produzione di elettricità rinnovabili che per il momento purtroppo non abbiamo. Abbiamo già una copertura, ad esempio in Italia, quasi del 40% delle fonti rinnovabili che coprono la domanda elettrica, ma come dire, dovremmo quintuplicarla per fare in modo di avere un eccesso e quindi produrci l'idrogeno di cui abbiamo bisogno, che sarebbe sicuramente una buona prospettiva. Riprendo due tematiche molto interessanti che sono emerse dalla sua ultima risposta. L'utilizzabilità di una soluzione energetica come l'idrogeno non dipende soltanto da, appunto, quanto buona è questa tecnologia, questa soluzione, ma anche dalla competitività con altre soluzioni come l'elettrico nel trasporto leggero, ad esempio, abbiamo visto. L'altro aspetto che lei ha evidenziato è la rete di distribuzione dell'idrogeno, dicendo che non è detto che otterremo nel breve termine, o forse anche nel lungo termine, una rete di distribuzione dell'idrogeno efficace. Farei una domanda proprio su questo, cioè come è strutturata la filiera, o come si pensa verrà strutturata la filiera dell'idrogeno, dalla produzione al trasporto, allo stoccaggio, quindi anche includendo la rete di distribuzione. Allora, attualmente la filiera dell'idrogeno è molto semplice, cioè quasi tutto l'idrogeno prodotto nel mondo viene utilizzato in loco, proprio perché il trasporto dell'idrogeno è un problema. Dove sta il problema? L'idrogeno è la molecola più piccola dell'universo, quindi ha una capacità molto spiccata di andarsi a intrufolare negli interstizi delle strutture metalliche delle condotte attraverso le quali passa. Quindi l'acciaio con cui si devono fare gli idrogenodotti è un acciaio molto particolare e il costo di questo acciaio con gli standard di sicurezza e di produzione attuali che sono standardizzati a livello internazionale avrebbe un costo assolutamente proibitivo. Cioè se noi dovessimo pensare di fare una rete dell'idrogeno distribuita quanto la rete del metano, avremo un costo, ripeto, proibitivo, perché la rete del metano, se pensiamo dal giacimento in Siberia fino a casa nostra, sono migliaia e migliaia e centinaia di migliaia di chilometri di condotte, perché devono raggiungere ogni singola casa attraverso tubazioni che vanno da 1,20 m fino a pochi millimetri nella caldaia vostra, quindi diverse pressioni. Quindi c'è tutto anche un lavoro di compressione di questo gas dalla Siberia a casa vostra o dall'Algeria a casa vostra, e ogni qualche decina di chilometri ci va una centrale di compressione. Il gas, per ragioni diciamo intrinseche dovute alla sua densità, richiede una quantità di energia 3 volte superiore a quella del metano quando si va a comprimerlo nelle stazioni di compressione. Quindi questo è un ulteriore tema di inefficienza. Insomma, si fa il possibile per evitare di portare in giro il gas. Ed è per quello che, insisto, come dicevo prima, per i grandi centri di produzione ha senso, lo produco lì e lo uso lì. Quindi trasporto pesante, navi, porti, eccetera. Sento dire in giro che si pensa di utilizzare la rete esistente del gas. Allora, qui bisogna essere molto chiari e molto onesti. Allora, finché io penso di utilizzare un mix del 10-20%, può darsi che i metanodotti più nuovi, più controllati, possano reggere. Però se io faccio questa operazione, io l'idrogeno lo uso per bruciare, che è la cosa più stupida, l'ho già detto prima, che io posso fare, perché non posso fare tutta questa fatica per andare a bruciare l'idrogeno. Il futuro del riscaldamento non è le caldaie che bruciano metano mescolato a idrogeno, sono le pompe di calore elettriche, la elettrificazione del riscaldamento. Ed è questo che noi dobbiamo fare in Ottica Recovery Fund, ed è questo che la classe politica si deve mettere in testa, cioè basta metano. Il metano è una strada senza fine, nel senso che non ci porta da nessuna parte, anche perché il metano ha questo problema ignorato largamente, che nel suo cammino dalla Siberia a casa nostra, che dicevo prima, ha varie, diciamo, fasi di perdita, e queste perdite non sono minimamente considerate. Sono stati fatti recentemente, negli ultimi anni, degli studi negli Stati Uniti, in alcune città, Boston e altre, dove si vede che le perdite della rete del gas sono molto più elevate di quello che si pensava. E qual è il problema? Il problema è che il metano è un gas serra decine di volte più climalterante della CO2, e quindi alla fine il guadagno che io ho a bruciare metano al posto del carbone me lo gioco completamente nel metano che perdi in atmosfera e mi va a creare effetto serra da solo, di per sé, incombusto. Quindi questa è una strada che non ci porta da nessuna parte. Quando poi sento dire che arriviamo a mescolare l'idrogeno fino al 50%,
Questa è una cosa che non si può ascoltare. Addirittura qualcuno dice utilizzeremo i metanodotti, ad esempio il Transmed, produrremo idrogeno in Algeria, e in Algeria lo possiamo fare col metano, perché hanno giacimenti di metano, no? Possiamo farlo anche con le rinnovabili. Comunque lo produciamo in Algeria e lo portiamo in Italia attraverso il metanodotto Transmed. Il metanodotto Transmed è stato posato 45 anni fa, e quindi pensare di utilizzare 100% idrogeno con un'infrastruttura vecchia di decenni, controllatissima, tutto quello che volete, però è una cosa che oggettivamente, francamente, non si può ascoltare. Cioè, vuol dire non conoscere o far finta di non conoscere, lo sanno benissimo, quali sono gli standard di sicurezza delle condotte per l'idrogeno. Quindi vogliamo fare gli idrogenodotti, dobbiamo farli da capo. Chi paga? Ecco, questo è il problema, nessuno vuole pagare. Allora ci raccontiamo che utilizziamo la rete esistente. Questa è una prospettiva che non ci porta da nessuna parte. Chi sta investendo in idrogeno nel panorama italiano, ma anche europeo, insomma, più vasto? Ma diciamo ci sono delle coalizioni, chiamiamole così, di idrogeno che coinvolgono grandi aziende di produzione e distribuzione. C'è una coalizione europea di cui fa parte anche la SNAM, che hanno prodotto anche dei report per l'Unione Europea, perché è importante che il cittadino sappia che, ad esempio, il report che parla delle prospettive del metano, scusate, dell'idrogeno in Europa è stato prodotto da aziende di consulenza private, una delle quali è direttamente un'emanazione di Engie, che è la più grande azienda energetica francese. Quindi diciamo che questi report della Commissione Europea, è normale, è sempre stato così, però è giusto che il cittadino lo sappia, non è che sono asettici, non è che la Commissione Europea, come a volte fa, chiama degli esperti, capita anche a me, insomma. In quel caso, diciamo, il report è stato fatto da queste aziende private. Quindi c'è una grande spinta, evidentemente, dalle aziende private, ma è normale, il lobbismo normale, c'è ovunque, c'è sempre stato, io non mi scandalizzo di questo, per fare in modo di continuare a utilizzare il metano, consapevoli, perché queste aziende sono le prime a essere consapevoli che non potremo bruciare metano in eterno, utilizzarlo in un altro modo, quindi rivenderlo sotto forma, dargli una patina verde come, diciamo, materia prima per produrre idrogeno. Ecco, secondo me questa è una classica operazione di greenwashing, perché non possiamo pensare di risolvere i problemi che abbiamo creato con le strategie che abbiamo utilizzato finora per creare questi problemi stessi. Cioè il metano è una componente, il gas è una componente del problema che abbiamo adesso. Non possiamo continuare a usare il metano, bisogna cambiare radicalmente. A un certo punto, quando i problemi diventano insormontabili, bisogna cambiare radicalmente logica. È fatica, è difficile, è costoso, è uno sfinimento, ma bisogna farlo. Quindi non fossilizziamoci sul metano, perché tra l'altro questa dell'idrogeno blu è una cosa che tecnicamente non c'è, perché come io posso pensare di liberarmi della CO2? Tipicamente quello che si fa oggi, che è una follia, è quello di utilizzare la CO2 per fare la cosiddetta recupero secondario del petrolio. Cioè, dove la metto questa CO2? Nel sottosuolo. Allora, se la metto nel sottosuolo tout court, dove sta l'affare? Da nessuna parte, perché io ho un gas che non mi serve a niente, devo solo nasconderlo sotto il tappeto. È chiaro che da un punto di vista di business questa cosa non può stare in piedi, lo capisce anche un bambino di 5 anni. Allora, come lo utilizzano tipicamente le aziende? Lo utilizzano per quei pochi impianti che ci sono, per spingere nel sottosuolo dentro delle rocce porose che ospitavano inizialmente petrolio o gas, per far uscire più petrolio e gas. Si chiama enhanced recovery degli idrocarburi. Ecco, io faccio tutta questa fatica, mi costa energia, attenzione, mi costa energia mettere la CO2 nel sottosuolo a 2500 metri di profondità, come fanno a Gorgoni in Australia, l'impianto che è stato chiuso 3 settimane fa, ok? Mi costa energia. Quindi io faccio tutta questa operazione per andare a tirare fuori del petrolio e del gas per bruciarlo e fare dell'altra CO2. Cioè, capite che questo è una follia. Poi ci sono altri problemi nel mettere la CO2 nel sottosuolo. Il primo è che nessuno può garantire la tenuta del tappo geologico. Se il punto in cui io vado a mettere la CO2 sotto me ne esce anche l'1% all'anno, vuol dire che io nel giro poi di 100 anni io l'ho rimessa tutta in atmosfera, ma il nostro problema della CO2 è un problema che è già sulla scala secolare. Cioè la CO2 che noi abbiamo messo in atmosfera, prima che il ciclo del carbonio se la mangi, ci passeranno secoli e secoli. Quindi non possiamo ragionare in questo modo.
Un altro problema è che quando la CO2 si va a iniettare nel sottosuolo è in una forma fluida, supercritica, e quindi ha le caratteristiche per andare a in qualche modo, semplifico, lubrificare delle faglie. Quindi bisogna fare delle attente considerazioni dal punto di vista sismico. E quando mi vengono a parlare di iniettare la CO2 nel sottosuolo dell'Emilia Romagna o dell'Adriatico, che sono zone notoriamente sismiche, mi si gela il sangue. Quindi anche su questo bisogna essere molto, molto, molto attenti. Il punto è uno solo, e questo è stato detto e ridetto, io che non sono nessuno, l'ho scritto da 20 anni, ma qualcuno lo dice, lo scrive, ok? Che buona parte degli idrocarburi che noi sappiamo già esserci, trovati da qualche parte, debbono rimanere dove sono. È inutile spendere energie mentali, economiche, energia in senso concreto, perché serve un sacco di energia per spingere la CO2 là sotto, per continuare a incaponirci sulla CO2. Bisogna completamente cambiare logica. Vogliamo produrre idrogeno? Lo possiamo fare unicamente con fonti rinnovabili, altrimenti noi non ne usciamo mai da questo problema. Quindi diciamo l'estrazione di idrogeno dal metano ha una patina verde, ma in realtà questa patina è blu e produce anche diverse emissioni climalteranti. Quindi la soluzione che lei auspica, caldeggia insomma fortemente, è l'idrogeno verde, quindi l'utilizzo di elettrolizzatori a partire dalla molecola d'acqua. Ecco, per quanto riguarda gli elettrolizzatori, sono una tecnologia che è ad un grado di sviluppo soddisfacente, tale da essere utilizzata su larga scala e ottenere i risultati, le quantità di idrogeno verde che vogliamo? E a che punto siamo? C'è bisogno di altra ricerca e sviluppo per quanto riguarda gli elettrolizzatori? Sì, noi eravamo coinvolti come gruppo di ricerca in un consorzio, diciamo ancora, che si chiamava Sunrise, adesso si chiama Sunergy, potete trovarli in rete, dove c'erano tante aziende, per esempio la Siemens che produce idrogeno con elettrolizzatori. La tecnologia è già abbastanza avanzata. Uno dei problemi della tecnologia è che l'elettrolizzatore non ama molto il fatto dell'intermittenza del sole, per esempio. Quindi uno dei fattori da considerare è quello. Però certamente la tecnologia degli elettrolizzatori è enormemente più avanti dalla tecnologia che non porta da nessuna parte del sequestro del CO2. Quindi invece di consumare risorse in quella direzione che dicevo prima, andiamo lì. E quindi sicuramente entro i prossimi 10 anni possiamo avere uno spiegamento di elettrolizzatori in Europa molto interessante, anche e soprattutto di produzione europea, perché l'Europa è avanti in questa tecnologia, in modo tale che si riesca a gestire la produzione intermittente e si riesca a gestire in grandi centri produttivi l'idrogeno e fare l'idrogeno verde. Questa è un'ottima soluzione, perché, ripeto, la tecnologia ce l'abbiamo in Europa, a differenza ad esempio di quella della batteria, che adesso è molto spostata verso l'Asia, stiamo cercando anche di riportarla in Europa. Quindi siamo sicuramente a buon punto, io su questo sono ottimista. E io dico, è una cosa importante, abbiamo poco tempo per fare questa transizione. No? L'Unione Europea dice che al 2030 vuole abbattere le emissioni del 55% rispetto al 1990, cioè nei prossimi 10 anni dovremo fare meglio per abbattimento di CO2 di quanto abbiamo fatto negli ultimi 30 anni. 10 anni meglio di 30. Al 2050 neutralità climatica. Quindi abbiamo fretta, abbiamo clamorosamente fretta. Come il sottotitolo del mio libro, appunto, Emergenza Energia, non abbiamo più tempo, che ho scritto appunto l'anno scorso, è proprio questo, la mia ossessione, che non abbiamo più tempo, quindi non abbiamo tempo di perderci in chiacchiere sul CCS, su tutta questa fuffa, dobbiamo fare le cose che sappiamo fare, gli elettrolizzatori siamo già a buon punto, andiamo avanti lì, l'elettrificazione la sappiamo, andiamo avanti lì, la sappiamo fare l'elettrificazione, abbiamo l'efficientamento, lo sappiamo fare, ecco, facciamo in fretta e tantissimo le cose che sappiamo fare e finanziamo la ricerca su quelle che non sappiamo fare, come ad esempio le varie tecnologie di sequestro del CO2, ce ne sono di quelle più intelligenti che non sia andare a iniettare il CO2 nel sottosuolo. Quindi ecco, dal punto di vista degli elettrolizzatori sono molto più ottimista. Professore, grazie mille di averci guidato in questo percorso molto variegato e anche molto colorato, abbiamo visto. Grazie ancora e alla prossima. Grazie a voi.